Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su Radio Rossonera. È lunedì 11 marzo del 2024, un lunedì post vittoria, il Milan che vince 1-0, vince con l'Empoli, vince andando al secondo posto della classifica, visto che la Juve si è fermata 2-2 contro l'Atalanta ieri in quel di Torino, e quindi Milan che sarà al secondo posto, sempre a meno 16 dall'Inter, ma scavalcando la terza, e quindi la Juventus che retrocede. Per il resto dietro ha fatto un pochino gara a non vincere. Non ha vinto l'Atalanta, non ha vinto il Bologna, non ha vinto la Roma. Adesso vedremo cosa farà la Lazio e compagnia cantante. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Diciamo che la giornata di ieri, se mai ce ne fosse bisogno, ha certificato che, insomma, corsa Champions League per quanto riguarda il Milan è finita in bene, nel senso che a meno di cataclismi inenarrabili da qui a maggio, che sono abbastanza anche impronosticabili, diciamo, il Milan in Champions League c'è. Adesso per il campionato quantomeno l'obiettivo è mantenere il secondo posto e provare a non chiudere a una distanza siderale dall'Inter. No, direi che il secondo posto diventa l'obiettivo massimo a cui puoi auspicare, ma diventa anche il minimo, cioè un po' entrambe le cose, Mm. perché questa squadra, per quanto mi riguarda, è abbastanza inconcepibile che arrivi dietro la Juventus. Poi può anche capitare, e soprattutto è stato così per tanto tempo in questa stagione, però il livello delle 2 squadre è leggermente diverso e ti dirò, nonostante tutto quello che abbiamo detto e che poi è anche accaduto in campo, anche il livello della proposta di gioco è diverso per quanto mi riguarda, e quindi è giusto che il Milan comunque sia e resti al secondo posto. C'è un'Europa League che deve tenere viva questa stagione, che deve tenere viva anche l'asticella alta in campionato, secondo me, perché comunque a me piacerebbe chiudere secondo con un'ottantina di punti e passa, con un distacco magari leggermente ridotto dall'Inter. Mi piacerebbe avvicinarmi un pochino e chiudere dignitosamente questa stagione in campionato, contando poi che l'Europa League è il vero obiettivo a questo punto, perché come dicevi tu, la corsa alla prossima Champions League è abbastanza in cassaforte. Io chiedo una cosa, o meglio, mi auguro una cosa: Mm. mi auguro che si riesca a fare switch bene a livello proprio di intensità, di voglia, di cattiveria, di lucidità e di concentrazione tra il campionato e la coppa, perché la forza dell'Inter quest'anno secondo me è che ha una mentalità talmente, no, forte dopo quella finale di Champions League persa e che rulla tutti gli avversari. 3-0, 4-0, 5-0, 2-0, solo 1-0 soffrendo, però rulla tutti gli avversari. Se tu ti abitui a fare prestazioni come quella di ieri, che è stata una non prestazione, o come quella con lo Slavia, che è stata una non prestazione, poi fai 4 gol e vinci entrambe le partite, però sono entrambe non prestazioni. Se tu ti abitui a quella cosa lì, poi quando il livello si alza parecchio, paghi e non paghi poco, paghi tanto. Quindi mi auguro che saremo bravi a fare questo switch, ecco, perché la mia paura è che poi appena si alza il livello, non solo non fai la prestazione, ma non fai nemmeno il risultato, ecco. Questa è la pagina di Gazzetta, mi tengo il Milan, Pioli sorpassa e rilancia, gol di Pulisic in poli battute, secondo posto, l'allenatore risponde a Ibra, voglio restare in rossonero il più possibile. La strada è giusta, Zlatan chiama, lui risponde, resta al Milan il più possibile. Ehm, che dire, insomma, ognuno di noi ormai si è fatto un'idea, è inutile che stiamo qui a raccontarcela. Sapete Neanche cosa penso io, basta. cosa penso Henry, cosa pensa X, Y, forse probabilmente sapete anche cosa ne pensano alcuni ascoltatori, cioè ormai, diciamo così, le idee sono chiare per tutti. Ed è qui che arrivo, nel senso che il mio augurio per il Milan è che le idee siano chiare. Chiare vuol dire non fermarsi a oggi abbiamo vinto,
sì, quasi quasi una chance gliela do. Domani pareggiamo, mi viene qualche dubbio. Cioè, che il giudizio sul lavoro di un allenatore non si basa né sulla partita della domenica, né sulla partita di un mese fa, né sul risultato di 2 mesi fa. Si basa su una stagione o addirittura su un ciclo di stagioni. E che quindi il giudizio che dovrà arrivare a fine della stagione, in teoria dovrebbe arrivare prima, e a fine della stagione nel caso comunicarlo, ma tant'è, venga fatto non soltanto se vinci con l'Empoli, oppure che so, Mattia Destro al 78, no, 80esimo su quell'angolo la butta dentro e fa 1-1 e allora ti vengono i dubbi, perché altrimenti se no siamo davanti a della povertà di giudizio, diciamo così, della scarsità anche un po' di giudizio. Quindi il mio augurio è che ci siano le capacità, le competenze, la voglia di giudicare, ma in un modo o nell'altro, perché se per caso viene ritenuto ok il lavoro di Pioli, mi aspetto anche che allora quest'estate si rinnovi, perché sennò riniziamo la stagione prossima con Pioli, con 1 anno di scadenza, con comunque i dubbi di questa stagione che rimangono, al di là della conferma, con una piazza che, piaccia o non piaccia, è divisa a metà, quantomeno a metà, per quanto riguarda il giudizio sull'allenatore, e poi si dovrebbe iniziare una stagione così, con queste aspettative. Quindi, in un modo o nell'altro, che il Milan prenda una scelta definitiva e decisa, non di convenienza, ecco. No, io Speriamo. sono molto d'accordo. Tra l'altro, voi pensate che io mi sia dimenticato dei like, tra parentesi, è così. Però non mi sono dimenticato, lo farò adesso, quindi mettete mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutte le notifiche. Ehm, sì, cioè che se arriva una scelta definitiva, a me spiace che non si sia fatto come ha fatto il Bayern Monaco, come ha Mh. fatto il Barcellona, perché sono squadre anche che stanno vedendo un pochino i frutti della loro esposizione mediatica alla scelta futura. Il Bayern Monaco è praticamente in autogestione, ma va meglio di quanto andasse prima, perché sta un po' riprendendo in campionato, adesso diventerà difficile riprendere il Leverkusen, però è passata anche ai quarti in Champions League. Idem il Barcellona che si è avvicinato pian pianino, rosicchia sempre più punti, salute, rosicchia sempre più punti al Real Madrid, ogni tanto lo fa, ogni tanto no, insomma, mi auguravo che potesse accadere anche al Milan questa cosa, perché pensavo che potesse anche servire. Ehm, io credo che alla fine dei conti comunque si cambierà. Cioè, io non credo di non aver mai sentito San Siro fischiare sopra 3-2. Cioè, è forse la prima volta che mi capita, non so te, sicuramente hai più memoria, diciamo, contestuale anche di me a livello dello stadio, perché io lo frequento da meno anni e da meno tempo, però sopra 3-2, 4-2, lo stadio piatto, silenzioso e anzi, rumoroso al contrario. Non credo mi fosse mai successo, ecco. La questione infortuni che è una roba pesantissima, pardon, è una roba pesantissima, okay, che è passata, che son tutti disponibili, ma è l'11 marzo. Cioè non è il 4 novembre, è l'11 marzo. I derby persi, le dichiarazioni post derby raccapriccianti. Cioè non può un gol, cioè non possono i piedi di Luperto, perché ragazzi, sono i piedi di Luperto che ci van a vincere la partita, far cambiare i giudizi. Cioè serve un'analisi più approfondita, più lucida, più diluita. Non puoi giudicare, non può adesso, perché ha vinto con l'Empoli, essere riconfermato, No, no, vabbè, ma così come non è possibile che dopo ogni mezza virgola sbagliata escono già i 12 nomi per sostituirlo. Cioè serve un'idea concreta, dritta, precisa.
Io capisco che nel calcio e nel Milan ancor di più, perché rispetto ad altre squadre questa cosa nel Milan accade ancor meno, l'equilibrio sia fuffa, okay, non esista. Un giorno sei il re, il giorno dopo sei il capo dei C puntini, puntini. Però, cioè, se no non arriviamo alla fine, eh. Mancan 10 partite più l'Europa League e noi siamo qui ogni mattino a Milan a commentare. Sì, vedete che Pioli veramente confermato, ha vinto ieri, che bello. Oppure, però poi È vedremo successo qualcosa al tuo microfono, non so cosa. Si sente un prova. ora meglio, sì. Dicevo, Mm. dopo una vittoria parleremo di: "Sì, che bello, abbiamo vinto e vai", resta altri X anni e dopo una sconfitta o un pareggio brutto, parleremo di, lo sostituirà Tizio, in Paul c'è Caio e per la panchina del Milan esce anche il nome di Sempronio, cioè non va bene, non va bene. Va bene, sarà questione di bilancia credo, di far pesare una cosa piuttosto che l'altra e poi vedere da che parte pende il piatto. Quello di Pulisic pende sicuramente dal positivo. Jovic delude, c'è l'americano, Christian è già a 10 gol ed è sicuramente stato un fattore della stagione. Christian Pulisic che insomma ci ha preso per mano più di una volta, soprattutto in alcune gare un pochino rognose, in quelle dove a volte magari ti stavi avviando verso lo 0-0 oppure addirittura di sotto. Ci ha dato una grossa mano, è un diavolo da sorpasso, basta Pulisic gol, Milan secondo, Rappioli si lancia verso l'Europa. Giovedì torniamo in campo, mercoledì come al solito saremo a Milanello, insomma il classico iter da settimana da Europa League, quindi mercoledì Milanello, non conferenza perché giocando in trasferta la conferenza si fa là direttamente a Praga, ma giovedì poi saremo in campo con tutto quanto la nostra classica giornata, compreso il post partita. Chiudiamo con le pagelle che come al solito sono per Miopi, per Pioli 6, Pulisic 7, Jovic 5,5 sono i migliori e il peggiore. Jovic si è quasi tentato di dare SV, nel senso che un po' senza voto, boh, non so, non c'è stato il buon Luca. Maignan 6, Calabria 5,5, Ciao, Tomori 6 e 6,5, Teo 6, Benasser 6,5, Render 6,5, Loftus-Cheek 6, Okafor 6, Kalulu 6, Musa 6,5, io Ciukwese 6. Insomma, le pagelle di una partita vinto 1-0 su uno spunto, cioè quello del migliore, Christian Pulisic, eccolo là, e una partita per il resto gestita. Mi salvo così, nel senso che il Milan non ha rischiato pressoché nulla se non quel colpo di testa su angolo di destro, ha creato un altro paio di mezze occasioni, non grandissime occasioni, o i due cross a inizio partita, il tiro di Loftus-Cheek da fuori a metà del secondo e più o meno, adesso forse c'è qualcosina ancora nel finale, però il colpo di testa di Calabria che si poteva fare un po' meglio che buttarla al primo anello Sì, verde. e anche Chukwueze alla fine. Insomma, grandi parate il portiere avversario non ne ha fatte, un po' imprecisi come al solito, lo specchio lo vediamo non benissimo, però insomma, è una partita gestita che so, in un periodo dove magari alterni delle ottime partite, questa che è una sorta di partita da pilota automatico passa come appunto una vittoria da pilota automatico. Messo in un contesto dove con lo Slavia, vabbè, vabbè. Boh, non so nemmeno come definire la vittoria con lo Slavia, è una vittoria. Poi ci sono tutte il resto delle partite tra Rennes, Monza, Lazio, eccetera, eccetera. Insomma, va un po' definito in maniera diversa, ma Però Simo, intanto all'interno di un filotto o di un plotone, diciamo, di ottime partite, se ti presenti a questa partita dopo ottime partite, non vinci 1-0 con un gol arrabattato. Cioè, te lo dico chiaro e tondo, cioè non vinci solo 1-0 facendo 4 occasioni, di cui 3 un po' così cosà e una che va dentro. Io ve lo ripeto, cioè non è che Pulisic tira sotto l'incrocio dei pali, eh. Eh. siamo arrivati in chiusura.
Ci ritroviamo alle 13 con l'ANCE, alle 16 con il talk, alle 19 con Filo Rossonero. Ciao Henry. Ciao, ciao, ciao a tutti. Autotransfer da oltre 20 anni offre servizi taxi per trasferimenti da e per aeroporti e stazioni ferroviarie agli stadi in cui gioca il Milan. Se desideri seguire il Milan nelle sue partite, in caso in trasferta, con noi troverai la soluzione ideale per il tuo trasferimento, a un prezzo molto conveniente. Prenota online auto, minibus o bus per arrivare con un servizio porta a porta direttamente allo stadio o al tuo hotel. Scegli il servizio più adatto alle tue esigenze di viaggio, il servizio privato di diverse categorie, standard, prestige o il servizio con auto a disposizione. Una volta effettuata la prenotazione, riceverai una mail di conferma del servizio con il relativo voucher di viaggio. Il giorno prima del tuo arrivo o della tua partenza, invece, riceverai un messaggio di conferma del servizio con il nome e il numero di telefono del conducente, che si prenderà cura di te. Ah, dimenticavo! Se sei un ascoltatore di Radio Rossonera, collegati al link per la prossima partita e usa il codice riservato a tutti i tifosi per ottenere un coupon con lo sconto del 10%